E bentornati nel canale dell'Eburneo. Ritorno su Vampyr, vorrei riuscire a finire sto gioco perché sono già 2 settimane che non ci gioco più, ma perché è tanto lungo e sono poi sono fermo, cioè ho risolto il dilemma, la domanda chi ha diffuso l'epidemia, l'abbiamo scoperto sull'ultimo video, era stata una ballerina che trasformata non sappiamo ancora da chi in un vampiro semideforme, ha una specie di come su Tokyo Ghoul, ha una specie di Kagune che gli prende dalla faccia, gli prende tutto il braccio sinistro, era mostruosa. E dato che lei non poteva più ballare, aveva trasformato tutto il teatro, tutti i suoi ballerini e tutti i sceneggiatori, quelli della scenografia, vabbè che cazzo, quelli della scenografia, per tipo osannarla mentre lei ancora faceva la danza a teatro. Vampir lo scopre e va lì e gli fa il culo come un secchio, e l'abbiamo fatto la scorsa volta. Adesso dovrei tornare ad Ascalon, che è la sede, diciamo, no, diciamo, è la sede dei vampiri, diciamo, i vampiri che sono rimasti a Londra, perché comunque c'era stata già precedentemente una lotta tra i cacciatori e i vampiri, e quei pochi che erano sopravvissuti avevano creato questo club speciale di vampiri che si chiama Ascalon. Devo tornare lì, che poi fa ridere nel gioco, di fronte all'abitazione di Jonathan Reid a 10 metri c'è il club di Ascalon, vabbè. E per dirgli che ho trovato la fonte che provocava l'epidemia a Londra, ecco. Poi ho visto che ci sono dei punti esclamativi, che dovrò andare a vedere che cosa sta succedendo in ospedale e altri luoghi ho visto, e direi che possiamo partire. Un attimo che mi metto la live sul PC, perché se la metto sulla play sappiamo che Vampyr mi cresce. Non so ancora capito perché, boh. Non capisco perché cresce. Comunque vabbè, la live ce l'ho, è qua. Perfetto. E direi che possiamo cominciare, così se ogni tanto butto l'occhio e vedo i messaggi, se ci sono. Qui ho una notifica. Ah, ok, mi ha scritto Chris che è in live oggi, cooperativa challenge, passa se ti fa piacere, vabbè, passerò dopo. E casomai se riesco gioco anche una con loro. Ok, ok, però intanto vado avanti con Vampyr. Allora, questo qua è tanto che non ci gioco, non mi ricordo neanche i tasti. Sì, lo so che il genere a tanti può piacere, a tanti no. A me questo genere qua piace molto perché è investigativo e comunque c'è comunque l'azione, il combattimento. Preferisco molto questi giochi qua, oppure dei giochi tipo Neverwinter che porto nel mio canale, che però è un MMORPG, cioè un gioco di ruolo con i personaggi, incantesimi, robe così, tipo Diablo, ecco. Sì, Diablo, ripeto, secondo me è più bello di Neverwinter. Però Neverwinter, vi ripeto, che è gratis su tutto, cioè non serve il plus per giocarlo, e non serve neanche un soldo per prenderselo, cioè è spettacolare Neverwinter. È che ci vuole pazienza, perché è tipo tra virgolette come PES, è un gioco che vi dura tutto l'anno, forse anche di più quello, secondo me quello dura anni e anni. Ok, siamo nella casa di Jonathan Reid. Usciamo. Allora, vediamo la mappozza. No, l'ho sbagliato, cos'è qua? Vedete, non mi ricordo neanche più i tasti. Allora, la mappozza mi dice che devo andare in ospedale a parlare qua. Però poi la mission, vedete qua, selezioni naturale, devo andare qui. Riferisci a Lord Redgrave di Doris Fletcher, che era la ballerina che ha sbuttato. Il tuo Swansea però mi vorrebbe.
Il dottor Swansea mi vorrebbe però all'ospedale sono distanti. Direi che prima andiamo qua e poi andiamo all'ospedale. Ok. Scendiamo le scale. Ah, ma il domestico non me lo sono mangiato l'ultima volta. L'ho lasciato ancora in vita il domestico. Vediamo se ha qualcosa da raccontarmi. Vediamo domande personali. Gli ho già chiesto tutto, a dire la verità. E la sua vita a Londra. Che cosa domanda tutto? Quindi potrei anche. Però non l'ammazzo ancora. Un po' mi serve il domestico in carbone. Rimani lì, tu rimani lì. Io vado a fare un po' di disastri per Londra. Allora, devo andare da il covo di Ascalon, che se non sbaglio è qua. È qua, esatto. Vedete, cioè, io abito là, esco di casa, faccio 20 metri a destra e qua il club di Ascalon. E io non ne sapevo niente, in tutto il gioco non sapevo che casa mia era a fianco al club di Ascalon. Fa stranetto, no? Fa strano. Vabbè, il gioco è anche, boh, non so. Che poi tutto quanto, diciamo, il succo del gioco si sviluppa nel quartiere dove è nato Jonathan Reid. Cioè, io ero, parto dal porto, mi pare, vicino al porto, e tutto, diciamo, il succo di quello che è successo è a fianco a casa mia. Cioè, com'è strana la vita, no? Perché secondo me hanno introdotto la tematica che alla fine si torna sempre a casa, i problemi bisogna risolverli a casa per poi andare in giro nel mondo. Ok, allora qua sicuramente devo parlare con un po' di persone. Allora, guarda qua questi se fa festini. Tanto For as parliamo long con as I've been a questo. member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Always a pleasure to see you, sir. Vabbè, vaffanculo. È sempre un piacere vederti, per me no. Ah, ma c'è la tipozza, cosa fa lei qua? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reid. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ah, ma ormai tra loro c'è qualcosa di grande tra di noi. Vabbè, ho detto la minchiata. Vabbè, il coglione mi aspetta. Sarà qua che mi aspetta, sicuro. Chi è questo, scusa? Ma almeno, cioè, questo continua a parlare, va via. Ma vattene a fanculo, va. Comunque non è qua. Il coglionazzo, dov'è? Il gran visir. Il grande capo vampirotto. Che sia questo? Forse è questo. Esatto. Welcome back to the Ascalon Club, Lance Sparrow. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reid. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Restano alcune domande, ho fatto del mio meglio, sono solo un dottore. Restano ancora alcune domande, gli dico. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire?
Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Accetto o non accetto? Vabbè, mettiamo come vuole, As dai. you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reid. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Devo solo dargli il mio sangue, via alcun pericolo. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Ah, così, cioè alcuni non sopravvivono. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Non è che mi piace tanto queste robe che mi ha dato da fare, eh. Vabbè. Questo? Good evening, Dr. Reid. Have a drink and enjoy this night, for it could be our last. Have a drink tonight, sì. Mi ciucciotto male. Vabbè, vediamo se posso parlare di nuovo con lei. Sì. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage, and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct?
He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information is correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Ah, ho capito, dai. Secondo me il Lord Marshall, che è il vampiro antico, ci ha creato noi. E vuole che io scopra che questa cosa qua che ha scoperto Lady Ashbury, dai, è così il gioco. What would happen if I made Dawson an Econ like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. E poi hanno invitato Elizabeth non tanto per il trionfo, ma perché lui mi avrebbe dato quella missione. E se io non accetto, ammazzano Elizabeth, sono sicuro. Vabbè, sti bastardi maledetti. Che cazzo me l'ha fatta fare di venire ad Ascalo? Vediamo se c'è qualcosa qua giù di nuovo. No, sembrerebbe che non c'è niente. Vabbè, andiamo all'ospedale a parlare col dottore. Ah, ma da qua non posso uscire. Ma vattene a fanculo. Niente, mi tocca tornare su. Non mi piace questa situazione che si è creata. Porca puzzalotta. E io me lo ciuccio il tipo, altro che trasformarlo. Lo faccio nuovo, lo mando io dall'altro mondo. E dopo in qualche maniera salveremo Elizabeth, è l'unica. Non posso trasformare quello là. Se già Londra è in merda, trasformo quello in un icon che sarebbe i vampiri senzienti come sono io. Ma io sono sicuro che sono stato creato io da Marshall, da quello là. Di cui sto Lord Graves dice di essere il discendente. In verità sono io il discendente di quello. Ma guarda, un po' sì, perché ho visto anche quando hanno fatto vedere breve parti dove parli con chi ti ha trasformato, che lo vedi come una specie di persona regale, sembra proprio un cavaliere. Quindi secondo me io sono il discendente di Marshall. Vabbè, adesso vedremo. Qua ci cambiamo nel solito bastone, nel nostro bastone. Sembra che i vampiri devono rispettare le leggi del Manor quando creano la loro progenie. I poteri passano da una generazione all'altra. Ecco perché Dawson vuole che sia io a crearlo. Ah, sì, vabbè. Questa è ancora tanto da spaccare i coglioni. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. Conosce... Esatto, gli domandiamo questo. Domande personali. Posso domandargli qualcosa di nuovo? No. Domandiamo What di do you know questo. about Aloysius Dawson? That man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country.
Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Te credo l'ho appena vista. Vabbè, questo abbiamo parlato. Cosa c'è fisso qua sul muro? Vuoi saperne di più? Anche no. Vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, mi porterebbe là la mission, no? Però io devo andare qua. Quindi andiamo fino all'ospedale. Poi dovrei buttare un attimo l'occhio. Allora, qua c'è Venus Crossley che sta malino. E anche lei però stava male, cazzo. Allora aspetta che la curiamo anche la figlia di cosa? Dov'è la figlia? La figlia, la figlia, la figlia, la figlia, la figlia. Era qua la figlia di cosa? Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. Do you need my medical attention, Charlotte? Indeed. Unlike you, Guarda che occhi sani che ha lui. I can still become ill. Sti cazzi. Oh, you cannot imagine how relieved I'd be to catch a cold again. My mother once told me the same thing. I sometimes wonder if she's forgotten what it feels like to be ill. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Brava. Qui c'è uno sconosciuto adesso che vedo. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Non è tanto a posto questo, il cibo è tutto ciò che gli interessa, ho dei gusti molto I particolari. must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling.
Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Un gourmet. Un gourmet. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Do you know anything about a man called Aloysius Dawson? He used to be a big spender. One day, he sent 3 houseboys to buy all the beluga in my shop. For his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? Less gastronomic, perhaps? I really can't say. The man is filthy rich. But you know that, of course. Beh, gli abbiamo domandato tutto. I may have a look at your goods. Vediamo cosa ha da vendere sto gourmet. Allora, mi servirebbe... Non ce l'ha quello che mi serve. Ne compriamo uno di questo. Beh, l'accetta la potrei anche vendere. E basta. Va bene. Chi sia sta pazza che siga? No, ma sei figlia di Ashbury che si è spostata qua. Vabbè, che si deve fare? Casini. Vabbè. Gotta tornare in ospedale. Che sbarroseonga. Vabbè, prendo questa strada qua, vado sempre dritto, arrivo al ponte e giro. Ok. Quindi prendo questa strada qua sempre dritta, dovrebbe essere questa se non sbaglio. No, se non sbaglio, cosa ho sbagliato? Siete qua. Allora da qua sì, è giusto per andare da qua. L'attention qua che sicuramente quasi a casa di Ashbury. Di Ashbury. Anche sì sì. Ah. Oh. E vaffanculo va. Come li abbiamo sassati. Ok, siamo giusti di qua. Da qua, vado ad andare qua. Poi vado ad andare sempre dritto da qua. Ma ci siamo arrivati all'ospedale. Aia.
Lui ha la neve. Ok, si arriva in ospedale. Com'è la situazione in ospedale? Urca, mi tocca curarli tutti qua. Sì, è giusto. Questo è un tubo qua. Salterà comodo. Scusa, ma un ospedale? È qua. Ok, vediamo, è successo qualcosa di grave secondo me in ospedale. Qualità del sangue, la qualità di esperienza che ottieni dai cittadini che scegli di abbracciare, legata alla loro qualità del sangue. Vabbè, te credo. Se uno ha il sangue schifoso, fa schifo. Ma dipende tutto dall'esperienza che uno ha accumulato, il gusto del sangue su sto gioco. Più cose sai di uno, e più il suo sangue è buono. Vediamo che cazzo è successo in ospedale adesso. Il vecchio obitorio. Ah, ma sono andato dentro il vecchio obitorio io però. Che ho sbagliato a parte. Vabbè, buttiamo un occhio un attimo, dai. Magari trovo qualcosa di interessante. Sì, ma non ho tempo da perdere qua con l'obitorio, dai, esco di qua. Tanto sull'obitorio cosa vuoi che ci sia? C'è pieno di mostri. E basta. Sono stato milioni di volte come ho già fatto tutto l'obitorio, poi tra l'altro. Adesso che mi viene in mente, perché non ci gioco da tanto. Io ho già fatto tutto, come Mazzanca, l'uomo lupo, Costa Zero, quel che serve a trasformare in licantropo. E vabbè. Streaming avviato 32-33 minuti fa. Non lo facciamo tanto lungo, un'altra mezz'oretta. Adesso do una curata totale qua alla gente. Dai, dai. Bravo. Carica, carica, carica. Perfetto. Ok, devo andare in ospedale, che vuole qua di fronte all'ospedale. Cazzo, vai. Dai, rincoglionito. Lo sai benissimo che l'ospedale è di qua. Allora, devo andare dentro di qua. No, dentro là. Lì sono stato prima, non c'è niente. Oh, visto che ho trovato. Dovrebbe essere qua l'ospedale. Manco per cazzo. Ho fatto il giro, siamo tornati dove eravamo prima. Molto bene, l'ospedale siete qua, là. Esatto, eccoci qua all'ospedale. Aspetta che qua c'è gente che si malciappada però. Neanche adesso, poi
Come fa a assicurare quello se non viene fuori? I cannot enter. Venga una freddo, tornerò dopo a vedere se lo trovo, dai. Continuiamo le nostre cure qua, la tipa questa. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reid. Thank you. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ok, lei recupera. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reid, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reid. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Goodbye, Dr. Tibbets. Ok, se recupera. Lascialo stare. Ok, qua che c'è gente malata dentro, ho visto. Vediamo se qua che ne c'è altri. Questo che abbiamo curato. Ma non mi pare al momento. Allora, se finisce mi sa ciucciai tutti i wicked da qua. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reid, any good news to share? Perché mi dava l'occhio su questo? Boh. Goodbye, Dr. Tibbets. Ma vattene a fanculo, scusa. Cazzo sono gli altri? Good evening, Dr. Strickland. How could this evening be good, Dr. Reid? Is it ice that runs through your veins that you're so unaffected by tragedy? Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reid. But your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Anything in particular to say about your work in this hospital? Anything you're concerned about? I thought this was going to be a marvelous opportunity to work alongside one another, benefiting from your experience while running my own medical experiments. And now you don't? I find your lack of concern about all these deaths quite perturbing, Dr. Reid. It's like you don't care. Do you still think about the people who were killed here recently? I have received a letter from the children of Mr. Fiddick. It was not written well, but the intent was clear enough. Can you be more specific? They know the mystery concerning their father's death will never be solved because of the war, because of the epidemic, because they are poor. So young yet so perceptive. I'm not sure I like your attitude. If you have something to tell me, say it. I don't want to interfere with your private life, but why are you so often absent from the hospital instead of here helping us with this epidemic?
I'm still searching to find a cure for this seemingly unexplainable disease we are dealing with, even if it means leaving the hospital. I hope you speak the truth. But even if that's the case, this hospital needs your help. What are you going to do next, Thoreau? Do you still think about the promotion mentioned by Dr. Tippett in his report? Not really. Maybe I'm not destined to be a famous surgeon. Perhaps I should take time to think about what I really want. Perhaps for the first time, you're expressing the maturity required by your position, Dr. Strickland. You really think so? That means so much to me, Dr. Reid. I'll stay here at the Pembroke then, and do my best. Thank you, sir. Do you think you'll continue your experiments with blood transfusion? I really don't know. It's been my motivation for so long, I can't just throw it all away. But I'll be more careful. I promise. Va bene, abbiamo domandato tutto, me lo potrei anche ciucciare questo, eh. Goodbye, Dr. Strickland. Vabbè, per il momento ti lascio in vita. Devo andare qua dai due goldoni. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswell? Questi non ho mai capito niente. Perché il figlio sta male, perché lei è ricca ed è una benefattrice, ma non ho mai capito un Despite cazzo. what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same. Sì, vabbè, dello stesso dell'ospedale, brava, vattene a fanculo. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Vedi, non gli posso chiedere, gli ho già chiesto tutto quello che gli potevo chiedere, ma queste sono tutte bloccate. Do you need any help? Non gli darò la medicina e basta, dai. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ok. Vediamo quanti ne mancano da curare. Curato. Ah, manca solo il coglionazzo qua, che è quello là che non sono riuscito a dargli la cara. Poi andiamo a vedere se è uscito sto qua. E adesso andiamo a parlare con il dottor Swansea, che secondo me si è anche meso dall'altra sponda. Vabbè. No, di qua. Vado ad andare dall'altra parte. Il dottor Swansea è qua. Se qua apro, vediamo se c'è qualcosa qua. Qualche prova, qualcosa, qualche foglia da raccogliere. Ma cos'è un tubo? No, vabbè. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit. Yes. And no. She was en route to the docks, I think. Following a lead concerning your maker. Com'è la situazione qui? O gli domandiamo la sua relazione con Doris Fletcher? I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end... Ah, non è una ballerina, è un'attrice. Vabbè. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull.
Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them icals. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. The question is, for how long? Whitechapel has fallen. The epidemic is spreading fast. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Vabbè, avevamo parlato con lui, curiamo quello, poi andiamo in fondo là, ritorniamo indietro. Whitechapel ormai è perduta e forse dovrei andare anche al porto, mi pare, fate vedere. Questa è perduta, questa è così e al porto ne ho 1, 2, 3 da curare. Vabbè, 3 non è neanche tanto. Ciao Boris! Hai visto che sto vampirizzando lo schermo? Vabbè, vediamo se il scioccola si fa curare. Di qua. Sì, è questo, prima che vada dentro. Ok. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reid. You doing your rounds as usual? Vediamo se ho qualcosa da domandargli. Domande personali, non ho niente che vuole. È preoccupato per le conseguenze della città. Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. Tanto beve. I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. Vabbè, no. Però intanto ti devo curare. Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Ok, però voglio vedere una cosa su questo. Good evening. Evening, Dr. Reid. Vediamo. Domande personali. No, anche questo, vedi, un sacco, 3 indizi mi mancano ancora. Goodbye, Mr. Niente, perché volevo succhiare il sangue a questo qua, ma ancora delle queste in sospeso. Allora, adesso qui li abbiamo curati tutti, siamo a posto. Al porto andiamo la prossima volta perché è molto distante. Torniamo indietro, però si torna indietro di qua e andiamo a vedere di quel tipo là che in teoria dovrei trasformare, ma non lo trasformerò mai. Dai, accoppatevi un pochetto, vado giù di qua io.
Cargamento lento. Un topolone c'era, aspetta. Sono quei topoloni. I can't believe I'm doing this. Ok, siamo ritornati nel West End. Devo andare sempre dritta e poi girare a destra. Quindi da qua devo continuare per sta strada di qua. Questo qua come sta? Mi saluta. Effettivamente vediamo se posso domandargli qualcosa. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. People will laugh at you. Questo qui è il marito della donna che sono andato a trovare a casa, che il marito si sta sputtanando tutti i soldi per divulgare la sua teoria sui vampiri. Gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the Sì che poi non si accorge che lui è un vampiro. We're all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I can help you. I don't need a doctor, Jonathan. I need my best friend to trust me. Ah, che ho sbagliato. Mi so ciuccia il coso. Mi so perso l'indizio. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you.
Ah, che palle, mi tocca anche dargli una mano a vedere. Guarda, sono io, ma mi direi, scusa, se sono io un vampiro, non te ne sei reso conto che ho gli occhi leggermente iniettati di sangue, cazzo? Vabbè, abbiamo un sacco di indagini. Vabbè, dove devo andare adesso? Devo andare là. Quindi devo tornare nella strada principale, che era qua. Che cazzo, cosa c'è qua per terra? Che era di là. E andare dritto di qua, credo. Sì. Questa è casa mia. Temple Garden, da Temple Garden vado a destra. Sì, ci sono quasi. Questo lo facciamo fuori secco adesso. Vabbè, li abbiamo sassati. Allora, devo andare qui, mi sa. Ah sì, dove va? Altri dopo però. Ok. No, tre che li ho ammazzati, scusa. Ok. Allora, siamo vicini. Molto vicini. Ma forse era qui dietro, era... No, mi sa che è dentro qua. Cos'è uno scalo qua? Aia! Perfetto. Metto la de secas. Sacco di sangue qua. Mamma, dove devo andare, scusa? Boh, non c'entra un cazzo qua però. Dove devo stare qua io? Sarebbe giusto, dovrei andare qua. Boh, non si capisce bene. Una mano. Non riesco a capire dove cazzo devo andare però. No.
Sempre dritto. Ah no, ma girare là, scusa, sempre dritto. Cosa dovrebbe essere qua? A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Ah, ok, qua ho trovato un pezzo della missione per raggiungi l'ingresso di Temple Church. Ah, una era qua, allora dai, questo l'abbiamo fatto. Ma l'ingresso di Temple Church, qua. Contro la guardia di Pe... Allora, raggiungi l'ingresso di Temple Church. La... vabbè, che spasso qua. Che cazzo devo andare? Sarebbe qua, ma... Ah no, non è qua, vedi. Devo fare la fontana. Track track. Eh sì, perché con la mappa piccola non si vede, bisogna ingrandirla. Allora, aspetta un attimo, torniamo giù qua. Allora, vai fuori qua che c'è il fontanone, ok? Ok, sempre dritto e poi a destra. Sarà qua, dai, che dove non potevo entrare prima, esatto. It's locked, all right. I should find another way to get into the neighborhood. No, eh? Put an end to you! Devo trovare un modo, di qua è sbagliato, proseguiamo di qua. E uno da andare.
Vabbè, mi hanno rotto i coglioni, dai. Ok. Ci siamo, dovrebbe essere qua. Scusa. Allora, devo seguire, andare là. Cioè, devo andare su qua. Ma se rincoglionino ci sono. Se mi sta adesso gioco, Cioè sono là ma non mi dà niente. Via. Via. Ok. Che palle, oh. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Ah, forse qua. Pensa a caso sono arrivato giusto. Cos'è qua, dai. Quarantena. L'ho trovato il passaggio a caso. Taci che l'ho trovato a caso, fieri. Lorenzo, che pibe de oro. Un salutone a todos. Che pibe de oro. Ma veramente lui non è tanto pibe de oro. È più un ciupacabra più che altro. È un ciupacabra lui. Non è un pipe d'oro, è un ciupacabra. Lorenza, Lorenza. Che cavolo stai dicendo, Lorenza?
Non avevo neanche visto il messaggio, allora. Ero talmente intrippato a giocare. Fogne di Temple. Qua so cazzi. Sì, il seghetto mi metto a casa meglio. Belle le fogne, un spettacolo. I have this thirst for blood. Non ti metto con la dritto. Ma scusa se torna in dia. Ah sì. Allora proviamo ad andare giù di qua. Allora. Giochiamo a nascondino. Oh, oh, giochiamo a nascondino. Aia, e qua però si è fatta dura la sala. Ciao vecchio. I'm a killer. Vabbè. Abbiamo trovato un indizio nuovo, ma non ho capito dove cazzo è finito. Nuovo diario di Doris Fletcher. No, queste robe qua le avevamo già lette. Queste sono le missioni che devo fare. No, qua, scusa. I vampiri leggendari forse ho trovato. L'eresia della dea del sangue. Sì, non me ne manca tantissime. Mi manca la storia di Asca, me ne manca la 2. I vampiri leggendari me ne manca 2. Uno alla grande caccia e uno all'origine dei vampiri e uno alla confraternita della storia di San Paolo. Quegli anni di prima. No, me ne manca abbastanza. Ma non ho capito che cazzo ho trovato adesso. Forse è questo. La Gran Bretagna minaccia. Boh, vabbè, ne ho trovato una, ma no. Non so quale sia. Vabbè, Goemus sa questo. Godo andare qua però. Trova una via d'accesso alla residenza di Ege Londoso. Godo andare là. Segui il passaggio per raggiungere la residenza di Ege Londoso. Vabbè. Sarà di qua? Oh no.
Beh. Sì, salate qua. No, sta tornando indietro di qua. C'è un bel casino qua, ragazzi. No, era giusto, scusa. Proviamo a vedere se così sia giusto. Ah no, la porta è chiusa. Ma prima te lo riusciva, vaffanculo. Eccolo qua. Ok, ci siamo, ragazzi. Mi stanno uccidendo, eh? Oh no. Bastone non va bene più. Mi serve una roba che faccia male. Perché ormai vedo che... Ok. Ma che cazzo sta andando? Sto tornando indietro. Era giusto qua, era entrato da qua. Ma perché mi hanno aggredito e poi non ho capito più un cazzo. Ma qua sto tornando di nuovo indietro. Sì, ma non riesco a capire dove devo andare.
No, devo andare qua. Esatto. Per dove passo? Per l'acqua? Non puoi passare per l'acqua. Ah, probabilmente bisogna tirare, ho capito, dai. Bisogna togliere l'acqua. Forse così si fa. Come immaginavo, guarda. Diario recente. E sta goldona che canta, che siga. Allora, abbiamo trovato diario recente, vediamo. Mazza che lunga. Diario recente. Aspetta, ragazzi, vado a fumarmi una sigarette. E poi torno. Ok, tanto vabbè, tanto parlo, ci sono solo io connesso. Vado a fumarmi una sigarette. Datemi un po' di tempo.
su PES, come state sentendo, e allora finiamo qua e vado a giocarmi una partita con loro anche, se riesco a fare una coop con loro, ci terrei molto, così proviamo la mia giocabilità anche con loro. Allora, sta roba qua la leggo velocemente. Dai 15 ottobre 18 sono appena arrivato a Londra dopo un viaggio entusiasmante dal Manchester. La città è sprofondata nella tristezza e nella disperazione. Qui non sarà difficile trovare una donna disposta a sfuggire alla morte. Non vedo l'ora di iniziare la mia ricerca. Presto non sarò più vergine. Ah ah. La cella è tutto ciò che devo fare è trovare la candidata giusta e portarla qui. Sarà bellissima e gentile con un bel carattere. Ho già testato la mia capacità di persuasione con qualche donna, la maggior parte delle volte ha funzionato, ma non voglio che la mia futura moglie sia remissiva. Userò il mio potere solo per portarla qui, poi dirò quello che intendo fare e la lascerò che accetti. Questo è importante, voglio che... Vabbè, insomma, l'ha portata là. Penso di aver trovato la mia compagna ideale, si chiama Louise. Fa la cameriera in un pub ed alquanto affascinante, mi piace il suo atteggiamento quando sarà... una volta che sarà mia, una volta che il sangue di vampiro avrà al termine della metamorfosi, il suo viso guarda completamente le cerca di scomparire, allora sarà di una bellezza perfetta, una bellezza che non vedo, che vedrò solo io, vabbè, che ora vedo solo io. Sì, lui la vedeva bella, insomma, trasformandola sarebbe guarita. Non capisco, lui si rifiuta la mia proposta perché dovrebbe la mia promessa. Io non sento mai fare niente, forse la lascerò patire un po' la fame, così capirà che solo... Vabbè, insomma, che l'opzione di diventare vampira sarebbe stata l'unica soluzione. Ok, vabbè. Parliamo con sta qua. Are you all right, miss? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reid. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto anche questa indagine, ok. Sì, io sto facendo di buco di culo e sto facendo l'indagine. Ok, adesso però devo andare là. Trova una via d'accesso, segui il passaggio per raggiungere la residenza. Trova una via di accesso. Ah, quella là. Trova una via d'accesso, sono qua, scusa. Ci sarà... Mamma mia quanto sangue però. Ma c'è la tipa che anche ha mal di testa, eh. Allora la curiamo anche. I don't know your father, but I'm sure he wouldn't like to see you here. It's not a safe place, miss. My father was a great man who taught his daughter not to surrender without a fight. If he's dead, I hope he gave his killer a hard time. Perché non glielo posso neanche dare? No. Non glielo posso dare, vabbè, glielo darò un'altra volta, una volta che sarà tornato in superficie. Niente, non glielo posso dare il farmaco in questo momento. Vabbè. Io devo trovare una via d'accesso. Dove cazzo sono? Sono qua. Quindi devo tornare su e andare là. Quindi forse devo tornare su qua. Esatto, dice di è lì. Quindi se io vado di qua e poi vado dritto di qua, vado da nessuna parte. No, bisognerà fare il giro allora dentro di qua, poi di qua. Aspetta un attimo.
No, non c'è altro qua. Forse devo salire qua. I have this thirst for blood. This is despicable. Ok, probabilmente devo salire. Sì, giusto. Ok, siamo arrivati dove volevamo arrivare. Vediamo se c'è un punto dove posso salvare. Comunque siamo a buon punto, dai. Non siamo mal messi. Cioè, le missioni secondarie devo farne 4 su 5, che non ho ancora fatto. Però abbiamo fatto varie indagini. Siamo riusciti a fare delle cosette, che non è male. Ok. Esatto, è dove non riuscivo a entrare. Ma questo è il giornalista. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. Ah no. And I don't find your answers L'ispettore, convincing. questo ci mancava. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. What are you investigating, exactly? Mr. Kimura has been murdered. Always the same injuries. Wounds to the neck and massive blood loss. I'll stick to my homicidal maniac theory. Cosa sta a me? Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills.
And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. The Spanish flu, only hidden killer around. Dr. Reid, still conducting your nocturnal survey? Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reid. I really appreciate it. What are you investigating, exactly? Mr. Kimura's been murdered. Vabbè, che l'abbiamo capito. Che palle, pensavo che ti dicesse qualcosa di nuovo. I'll stick to my homicidal maniac theory. Niente. Ha chiesto tutto e basta. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. What has happened to the Vabbè. love that I knew? The Spanish flu is not the only hidden killer around here. Caricamento in corso, Good evening, tanto. sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I don't know. I was born and raised in London. But I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir.
but I don't blame you. Perhaps it's better that way. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Do you need my medical attention, sir? I'm afraid I do. I knew we should have left London. I don't want to appear tactless, but you're risking your health by remaining outside at this hour of night. Says the doctor, who also works outside at night. But as always, the imprudent person enjoys the company of their fellows. E abbiamo 3 indizi bloccati. Perical Bucker. Vai, recupera. Ok. Goodbye, Mr. Bacon. No, devo tornare indietro. Cazzo è l'entrata? Forse è quella. No, però io salvo qua a sto punto, penso che sia un posto dove posso salvare, esatto. Salviamo qua, continuiamo la prossima volta, dai. Diamo un'occhiata un po' in giro, un attimo. Ok, abbiamo preso le nostre robette, qua c'erano dei soldi, qua possiamo fare dei change, tipo queste cose qua. Vediamo se riusciamo a potenziare la spada. Sì. Ok, lasciare così, lasciamola perfetta. Dopo ce la mettiamo. Fucile di Milton è al massimo, 806 di danno, ok. Questo no. Questo è già il massimo. Questo è il massimo. Questo è il massimo. Fucile a pompa eccezionale. Ok. Non possiamo aumentarlo, vediamo se possiamo aumentare la pistolozza, questo no. Questo a livello 4, sì. Non possiamo fare altro, forse anche a livello 5.
Ok, quello qua. Ok, il paletto no. Il bastone spinato devo portare a 5, ma non ce la faccio. Vabbè, qua abbiamo fatto. Aspettate un attimo che vediamo un attimo qua. The medicine. Ok, andiamo in blandezza e ci vediamo la prossima volta. Se vi è piaciuto il video, la live, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale dell'Eburneo, potete seguirmi anche sulla pagina Facebook l'Eburneo, abbiamo 3000, io aumenterei questo, che possiamo scegliere, o questo che fa stordimento, oppure questo che fa guadagni sangue. No, io con l'artiglio lo vorrei guadagnare sangue, stordirla. Ok, abbiamo fatto tutto, confermo. Grazie per l'ascolto, per aver guardato e ci vediamo nella prossima live. Ciao ciao.